Stiamo provando a chiedere a chiunque dove sia il villaggio di Hijra, ma non lo conosce nessuno. Continuiamo a cercare. Alcuni di loro diventano violenti se non gli dai dei soldi. La verità è che questa vita è troppo difficile, non riesco neanche a spiegarlo a parole. Questo mondo ci guarda con odio. Lui è un uomo, perché è vestito da donna? Ti comporti in modo effeminato, cammini come una ragazza per strada, la tua voce è come quella di una donna. Sì, mi comporto come una ragazza, questo è il mio dono divino, non posso cambiare. Se voglio davvero essere felice, non posso vivere la vita che sto vivendo in questo momento. Non è proprio possibile. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Qualcosa mi dice che la missione di oggi sarà più complessa di quanto mi aspettassi, perché c'è un caos incredibile qui a Dhaka e anche uno smog pazzesco. C'è molto più traffico del normale perché siamo alla fine del Ramadan. Tutti stanno tornando a casa, soprattutto nelle zone rurali, e io però sto cercando una comunità, un villaggio molto speciale, un villaggio di Hijra, unico al mondo se non mi mettono sotto prima. È un villaggio dove le donne transessuali sono riuscite a raggiungere un obiettivo straordinario. Fermo lì. Hanno costruito una moschea solo per loro, dove finalmente possono pregare liberamente. Adesso voglio cercare di comunicare con un gruppo di Hijra che ho visto qui nel mercato per farmi spiegare dov'è questo villaggio, perché è totalmente lontano dalla città, in una zona remota. Purtroppo gli Hijra normalmente vivono lontani dalla società, ma li vogliamo incontrare per capire che cos'è per loro la felicità. E proprio qui in Bangladesh si ritiene sia nata la comunità transgender più antica del mondo, con tracce della loro esistenza già negli antichi testi indù del Kama Sutra e del Mahabharata, scritti intorno al 400 a.C. Hijra è sempre stato il termine utilizzato per descrivere una persona transgender nel subcontinente indiano, e storicamente erano venerate quasi come divinità, soprattutto durante l'impero Moghul che governò la maggior parte dell'India durante il XVII secolo. Gli Hijra appartenevano a una casta sacra e ricoprivano ruoli di rilievo come sacerdoti, guaritori, ballerini sacri e protettori di feste e celebrazioni. Tuttavia, nonostante la loro importanza sociale durante il periodo del colonialismo britannico, gli Hijra furono oggetto di persecuzione e discriminazione. I valori e le norme importati dalla società britannica dell'epoca, come la legge sulla sodomia del 1861 che puniva gli atti sessuali considerati contro natura, condussero alla stigmatizzazione dell'identità transgender. Da lì in poi gli Hijra furono sempre più marginalizzati e da semidivinità diventarono in poco tempo reietti della società. Solo in Bangladesh si stima ci siano circa 50.000 Hijra, ovvero persone che si autodefiniscono appartenenti al terzo genere, né uomo né donna, relegati a chiedere l'elemosina o addirittura a vendere il proprio corpo per sopravvivere. In mezzo a un fiume di persone noto due Hijra che chiedono l'elemosina e così provo a parlare con loro. Stiamo chiedendo l'elemosina perché manca poco alla festa dell'Eid e stiamo raccogliendo le donazioni per la celebrazione. Con noi ci sono altre sorelle, raccogliamo i soldi tutte insieme. Qui ci sono circa 30-50 membri, abbiamo dei turni prestabiliti dal mattino alla sera. Ai cittadini del Bangladesh chiediamo 5-10 centesimi. Devi sapere che è così che sopravviviamo. Se troviamo una persona sensibile ci aiuta, se non lo fa va bene lo stesso. Se ci dessero un lavoro però, lavoreremmo tutte. Di una cosa puoi stare certo in questa vita: nessuno di noi è felice di venire qui a chiedere l'elemosina. Il nostro modo di essere è un dono di Dio. Se però Dio non mi avesse fatta così, sarebbe stato tutto più facile. La verità è che questa vita è così difficile che non riesco neanche a spiegarlo a parole. Questo mondo ci guarda con odio. Che cosa dovremmo fare noi? Possiamo solo difenderci. Questo ti sembra vivere? Gli uomini qui hanno addirittura paura di loro.
Si crede che possano farti un maleficio se non si fa una piccola offerta. Il loro obiettivo è trovare persone deboli che gli diano 10 o 20 centesimi. Chiedono qualche spiccio. Ecco cosa fanno ogni giorno. Alcuni di loro però sono anche violenti se non gli dai soldi. Ti minacciano con dei malefici. Hanno poteri magici. Dico davvero. Loro sono uomini o sono donne. Comportarsi come femmine vestendosi in quel modo non è normale. Lui è un uomo. Perché è vestito da donna? Storia interessante fino adesso, no? Beh, e il bello deve ancora venire. E mentre mi gusto il primo caffè decente dopo settimane, voglio parlarvi di un'app che sta rivoluzionando il mondo dei pagamenti digitali. Satispay. Una volta scaricata gratuitamente l'app, registrandoti con il mio codice Happiness, riceverai 5 euro in omaggio che potrai usare come vuoi tu. Ma il bello è che per ogni nuovo utente che si registra con il mio codice, Satispay donerà altri 5 euro per supportare ActionAid, che come avete visto anche nell'ultimo video, qui in Bangladesh aiuta tantissimi bambini. E se già state utilizzando Satispay, potete comunque partecipare a questa iniziativa speciale passando il link a più amici possibile. È un'opportunità fantastica per fare del bene mentre scoprite le comodità di Satispay. Guardate quanto è semplice e veloce pagare con Satispay. Basta aprire l'app, selezionare l'importo desiderato e confermare il pagamento con un tocco. Ecco, ho appena pagato il mio caffè in pochi secondi, senza bisogno di contanti, carte o POS. È uno strumento comodissimo per pagare nei negozi convenzionati che sono sempre di più, ma anche per passarsi i soldi tra amici, dividere le spese, fare collette e persino pagare multe o il bollo dell'auto. E come sempre vi lascio un link in descrizione per scaricare l'app di Satispay e adesso torniamo in Bangladesh per incontrare la comunità dei Hijra che ha costruito la prima moschea per le donne transessuali. Buona visione! In mezzo a tanto pregiudizio e discriminazione, riusciamo con molta difficoltà a trovare qualcuno disposto ad accompagnarci in un villaggio sperduto nelle campagne della periferia di Dhaka che sembra possa diventare il primo baluardo per i diritti degli Hijra. E come nelle migliori avventure siamo riusciti a trovare un passaggio inaspettato perché il nostro nuovo amico Salman sembrerebbe che conosca dove è situato questo villaggio. È bastato dire che stanno cercando le donne transessuali musulmane e sembrerebbe che lui sappia dove siano, speriamo. Stiamo andando veramente in una zona remotissima, però capiamo se la raggiungeremo. Il villaggio che stiamo per raggiungere è minuscolo, praticamente semisconosciuto, uguale a tanti altri nella zona, ma i suoi abitanti lo hanno reso unico al mondo, perché hanno avuto il coraggio e la determinazione di costruire la prima moschea dedicata agli Hijra, dove finalmente possono pregare come tutti. Infatti, sebbene non ci sia scritto nulla del genere nel Corano, la maggior parte delle moschee vieta categoricamente l'accesso a persone transessuali, tranne in questa. So che sembra incredibile, ma quello che vedete dietro di me è proprio la moschea che sono riusciti a costruire con i propri risparmi gli Hijra, ovvero la comunità transessuale che vive qui. Adesso dovremmo andare a incontrare il leader di questa comunità che ci aspetta davanti alla moschea. Il leader, accompagnato da Hijra di riferimento della comunità, mi dà il benvenuto quasi scusandosi se la semplicità della loro moschea possa aver deluso le mie aspettative. Ma per loro è proprio questa modestia, questa umiltà che richiama i valori fondamentali dell'Islam. In questa comunità vive un gruppo di più di 50 Hijra. Preferiscono vivere tra di loro perché è più sicuro. Coloro che non si rifugiano in comunità come questa spesso vanno incontro a gravi violenze quotidiane totalmente impunite dalla legge. Qui invece, sotto la guida del leader, sono più al sicuro e insieme lottano per i loro diritti. Per riscrivere il nostro futuro organizziamo corsi di formazione di cucito, da estetista, di guida e un corso di informatica a scopo educativo. Per esempio ho comprato macchine da cucito per alcuni Hijra e loro cuciono a casa. Alcuni di noi lavorano nei saloni di bellezza, altri fanno le pulizie in casa. In questo modo ci stiamo poco a poco allontanando dalle strade e ci stiamo creando i nostri lavori. Inoltre noi, come comunità transgender, dobbiamo lottare ogni giorno per avere diritti essenziali come ogni essere umano. Per cui facciamo continuamente incontri con funzionari del governo in tutto il Bangladesh per rivendicare i nostri diritti e avere un posto nella società.
Sin dai 12-13 anni siamo stati picchiati e allontanati dalle nostre famiglie a causa del nostro modo di essere. Ti comporti in questo modo, camminate come ragazze per strada, la tua voce è come quella di una donna, sì, mi sento proprio come una donna, questo è il mio dono divino. Una ragazza è una ragazza, un ragazzo è un ragazzo, ma io sono io. Poi a causa della pressione sociale le nostre famiglie ci ripudiano e non sappiamo dove possiamo andare. Di certo non abbiamo fidanzati, ovviamente non abbiamo amici, possiamo solo stare tra di noi. È per questo che creiamo comunità così, in cui si vive tutti attorno alla casa del guru. Quando ci siamo trasferiti qui c'era una moschea del villaggio. Quando abbiamo provato a entrarci per pregare, alcune persone locali e studiosi islamici ci hanno vietato di pregare in quella moschea. Ci hanno detto che per noi era vietato entrare, che a quelli come noi non serve pregare. Ci hanno minacciato di non tornare mai più. Ma noi siamo esseri umani, siamo musulmani, pratichiamo la nostra religione e dobbiamo pregare. Anche quando moriamo non ci è consentito seguire il rituale musulmano, non possiamo avere un funerale. Una delle nostre sorelle è morta, è stata uccisa in un parco e nessuno ha cercato il colpevole. Se una persona normale muore, se viene picchiata, c'è un processo, c'è una sentenza, ma se un Hijra muore non ci sarà nessun processo e non ci sarà mai nessuna sentenza. Tradizionalmente gli Hijra hanno sempre svolto un ruolo molto importante nelle celebrazioni legate alla nascita di un bambino. Si crede che i loro canti, le loro preghiere e i loro rituali siano un ponte tra il cielo e la terra, portando benedizioni e prosperità alla nuova famiglia. Ecco perché tutta la comunità Hijra si sta preparando per andare a festeggiare una nuova vita nel villaggio vicino e io ne approfitto per conoscerle meglio. Quando mi trucco mi sento me stessa e anche più a mio agio. È bello vedermi ben curata e presentabile. La gente trova più piacevole vedere una persona curata ed è anche per questo che lo faccio. E chi eri prima di diventare Aki? Da bambino giocavo sempre con le ragazze, ci divertivamo a fare giochi come la campana, nascondino e tanti altri giochi da bambine. A me sembrava tutto normale, ero felice. Più crescevo però e più mia madre mi rimproverava chiedendomi perché giocavo con le ragazze invece che coi ragazzi. È lì che ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ora il modo in cui viviamo non si può chiamare vita, è più una lotta, diciamo. Non abbiamo opportunità di lavorare, e studiare, sedersi in un mercato e fare affari o gestire un negozio. Non possiamo fare queste cose normali, è impossibile per noi. Questa società non ci permette di essere come tutti gli altri. Per loro siamo come degli estranei. Se avessimo questa opportunità, allora non dovremmo spendere le nostre vite a fare l'elemosina, andando di porta in porta, di mercato in mercato. Potremmo aspirare a una vita felice come tutte le altre persone. Sei mai stata coinvolta in lavori sessuali o semplicemente chiedi l'elemosina? No, non ho mai fatto niente del genere. Molti di noi scelgono vari modi per guadagnare dei soldi, ma quel tipo di vita non fa per me. Vita significa lotta e battaglia. So già che finché vivrò dovrò lottare per sopravvivere. Quindi ecco perché farò del mio meglio per guadagnare dei soldi in modo legittimo. Mi accontenterò anche di poco, ma non andrò mai contro i miei diritti. È impossibile per me. Come ti fa sentire sapere che in giro per il mondo, in Italia, in Europa, ci sono donne transgender che trascorrono una vita normale? Sono politici, avvocati, fanno quello che vogliono, sono donne libere e anche transgender. Come ti fa sentire? Ora sembra impossibile, ma anche noi ci arriveremo. Studieremo come loro, lavoreremo duro come loro e ci batteremo per i nostri sogni, conquisteremo la nostra libertà. Te lo posso assicurare. Adesso che con i nostri sforzi le generazioni future vivranno così, e allora lì avremo vinto. Qual è secondo te il segreto per essere felici in questa vita? In teoria sarebbe semplice. Per essere felice mi basterebbe solo sentirmi normale, come tutti quanti gli altri. Avere la possibilità di lavorare dignitosamente sarebbe già un successo straordinario. Se trovassi un lavoro, sarei in grado di vivere una vita senza vergognarmi. E allora sì che sarei felice. Le sue parole mi fanno riflettere.
Per una persona transessuale ottenere e mantenere un lavoro dignitoso significa molto più che ricevere uno stipendio. Vuol dire avere la possibilità di esprimere se stessa, di poter contribuire e sentirsi soprattutto parte della società. Proprio queste stoffe appese così indicano a Hijra che in questa casa è nato un bambino e quindi devono venire qui per performare, per fare un ballo, una danza, un canto. Ecco, stanno per iniziare e così la famiglia può donare una somma per sostenere anche la comunità degli Hijra. E credo che adesso stiamo per assistere a una di queste danze, a una di queste cerimonie. È una vera fortuna poter assistere a questa cerimonia dal vivo perché è unica, autentica. Tutto il villaggio si è riunito per vedere gli Hijra praticare questa cerimonia di benvenuto e buon auspicio per il bambino che è appena arrivato. Infatti, come prassi, come pratica, si sono fatti portare un cesto con riso, patate, cipolle e olio, che sono gli alimenti base della cucina del Bangladesh. E adesso stanno per portare il bambino che verrà accolto da questo ballo e da questa danza praticata dagli Hijra. Quella che potrebbe sembrare una semplice festa per un neonato, in realtà ha una simbologia molto forte, poiché non solo è una rara espressione di inclusione e solidarietà per la comunità Hijra, ma è anche la condivisione di un'emozione che loro non potranno mai provare. In questa storia di resilienza c'è però una figura che è stata determinante per permettere agli Hijra di avere un luogo tutto per loro dove incontrare Dio. È l'imam della moschea, un ragazzo giovanissimo che contro ogni pregiudizio ha deciso di dedicare la sua vita per difendere il diritto degli Hijra ad avere un rifugio dove poter pregare Allah, come d'altronde ogni musulmano sulla terra. Loro sono gli ultimi, sono i nostri fratelli dimenticati dalla società. Vogliono percorrere il sentiero di Allah e imparare il Corano. E io sono onorato di poterli aiutare. È proprio per questo che ho deciso di diventare imam. Mi sento molto orgoglioso di poter insegnare a loro il Corano. Qual è la tua opinione su tutte quelle persone che credono che gli Hijra non possano pregare con loro in moschea? In realtà, dal punto di vista religioso, sia noi che gli Hijra siamo musulmani allo stesso modo, quindi è obbligatorio per tutti pregare e imparare il Corano. Sia sulla terra che in paradiso, non c'è differenza tra di noi, siamo tutti musulmani allo stesso modo. È il momento dell'ultima preghiera della giornata per ringraziare Allah prima di andare a dormire. Che scena straordinaria, stanno per pregare la comunità delle Hijra con gli uomini della comunità del villaggio attorno. Questa in realtà sarebbe soltanto per loro, ma loro la aprono per tutti gli altri, per tutta la comunità, il villaggio, i bambini, gli uomini. Tutti possono pregare insieme a loro. Purtroppo molto spesso il contrario non vale. Ma oggi è un altro giorno e ci stiamo per unire a loro alla preghiera della sera. Si chiama Tarabi. Come ci si sente ad essere finalmente liberi di pregare senza paura nella casa di Allah? Grazie a Dio mi sento rinata. Qui posso pregare come tutti quanti, mentre nelle altre moschee mi è vietato. Questa ora è la mia moschea. Mi sento così orgogliosa di pregare insieme a tutti gli abitanti dei villaggi vicini. La grande gioia, la gioia che provo, non può essere espressa in nessuna lingua del mondo. Il nostro leader ha chiesto a tutti i villaggi del mondo il permesso di poter pregare liberamente. Tutti gli hanno sbattuto la porta in faccia, ma il nostro leader è forte e non si è mai arreso. Così ce la siamo costruita con i nostri risparmi e con le nostre sole forze. Così possiamo pregare tra tutti noi, uomini, bambini e persone del terzo genere. Questo è il nostro rifugio, dove preghiamo tutti quanti i giorni. Siamo musulmani ed essendo seguaci dell'Islam è il nostro dovere più grande pregare nella moschea e digiunare, leggere il Sacro Corano liberamente. È il nostro più grande successo, grazie alla determinazione del nostro leader. Questa è una delle più grandi benedizioni di Allah. Come ci si sente ad essere autorizzati a pregare nella moschea delle persone transgender quando tutti i villaggi circostanti li hanno rifiutati? Ora stanno permettendo alle persone di pregare con loro. Come ci si sente? Qui siamo tutti esseri umani, creati da Allah. Allah ha reso la preghiera obbligatoria
su tutti noi, quindi ognuno ha il diritto di pregare. Se avessimo saputo prima che i nostri fratelli non potevano pregare, ci saremmo battuti per loro. Ora tutti i nostri fratelli stanno in fila, spalla a spalla con loro e con l'amore. Loro ci hanno dato una grande possibilità. Vogliamo vivere per sempre in questo amore reciproco. Faccio un appello affinché tutti nel mondo possano pregare così, in condivisione. Ci rispettano molto come persone del luogo, come guardiani, come se fossimo i loro protettori. Allo stesso modo li vediamo anche come fratelli e sorelle. Li trattiamo come la nostra famiglia. È un dono poter pregare tutti insieme. Attraverso la loro amicizia, noi riconosciamo l'amore di Dio. Quanto significato possono avere 4 mura di lamiera? Questa moschea rappresenta molto più di un luogo di culto. Per la comunità dei Hijra è un santuario di accettazione, un luogo sacro dove possono trovare un rifugio per parlare con Dio. Qui possono finalmente pregare liberamente, senza essere giudicati per la loro identità di genere o percepiti come estranei. In questa moschea, gli Hijra possono finalmente sentirsi parte integrante della comunità musulmana, accolti e rispettati per ciò che sono. Con forza e fede hanno scelto di riscrivere il proprio destino, trasformando l'emarginazione in dignità e la discriminazione in accettazione. Ed è un'emozione grandissima per me essere qui con loro, vivendo da vicino la loro vittoria più grande, poter pregare liberamente, e in silenzio ammiro nei loro occhi l'orgoglio e la consapevolezza di aver tracciato un nuovo cammino, di aver costruito un futuro in cui le prossime generazioni non saranno più vittime di ciò che hanno subito loro, ma testimoni che la storia può essere cambiata anche dalla determinazione di un singolo, dal coraggio di pochi, dalla resilienza degli ultimi e anche dal villaggio più piccolo e remoto al mondo.